Siamo ritornati in un tratto di fiume dove abbiamo già fatto delle bellissime avventure di pesca. Siamo nel Leo, nell'Appennino modenese, per la precisione siamo al Lido di Fanano, in un tratto in congestione dove chi se ne occupa veramente ha creato un piccolo ambiente bello con pesci veramente importanti e capiremo il perché. Prima cosa dovremo prenderli, ma poi capiremo il perché è stata fatta questa immersione di pesci belli, importanti e soprattutto d'Italia. La concessione del torrente Leo è diviso in tantissime zone. Noi siamo nella zona no kill, quindi la zona contrassegnata in rosso, e pescheremo da questo ponte dove c'è la sede del lago Lido di Fanano un po' a monte e un po' a valle. L'acqua è leggermente velata, quindi ci aiuta sicuramente. Allora, come affronteremo la giornata di pesca di oggi? La affronteremo con una delle esche più classiche per la pesca al trota torrente, con l'utilizzo di rotanti. Vedremo che evoluzione hanno avuto rotanti nella pesca sportiva e cercheremo di catturarlo a pesca con chiunque si è avvicinato alla pesca. La sua prima esca è stato il rotante. Ora raggiungiamo Adolfo, la persona che ha e che realizza, che controlla questo tratto di fiume, che ci spiega in 4 cose come funziona il tratto del Leo. Ciao Adolfo, e grazie intanto per averci, anzi ti siamo venuti a rompere un pochino, però grazie per il tempo che ci dedichi sempre. Allora, 4 parole su come funziona il tratto del Leo per chi volesse venire a pescare e cosa deve fare, insomma. Per chi vuole venire a pescare abbiamo un tratto trofeo dove si possono trattenere 4 capi superiori ai 25 cm, abbiamo un no-kill che fa 4 km, abbiamo una zona dove è gestita a orari per via dei bagnanti, e abbiamo dei box che sono personali. Allora, mi dicevi Adolfo che in questo tratto e nel tratto giù, chiamiamoli quelli più aperti, state mollando trotte di taglia, quindi di pezzature abbastanza importanti. Il motivo? Il motivo sono i cormorani, l'unica maniera di difendersi è la difesa vostra, giustamente. La difesa nostra. Poi le beccano ugualmente, qualcuno morirà, ma però non riescono a portarle via, certo. Riescono a portarle via. Una soluzione ecologica di come gestire questi cormorani che purtroppo le tortelle piccole se le vanno a mangiare. Ok, ora ti ringrazio e vado a pescare. Grazie adesso. A voi. Allora, l'acqua è abbastanza velata, sono partito subito con alcuni lanci con una colorazione molto accesa, con un Fire Tiger, quindi una colorazione vivace. Non ho mosso nessun pesce. Ora siamo venuti dall'altra parte del fiume, proviamo a pescare sotto quella zona degli alberi, quindi andarle a cercare in mezzo alle piante, anche perché c'è una bella portata d'acqua, quindi loro cercano, per consumare meno ossigeno possibile, i bordi di queste buche, nell'attesa che qualche setto incade, e mettono una colorazione naturale, quindi classica. Cerchiamo una colorazione molto naturale, grammatura 5 grammi, perché naturalmente c'è una bella portata d'acqua, colorazione gold, rossa la parte superiore, nera la parte posteriore, per creare questo stacco di cromatismi. Ci sono rotanti che hanno la girella montata direttamente nella parte superiore e rotanti come questo che non hanno la girella. Annodo direttamente la linea sull'occhiello della parte superiore artificiale, e purché il rotante scarichi la torsione nel filo, ogni 15-20 lanci accorcio un pezzo di finale. Preferisco pescare diretto. L'acqua sta sempre diventando più bianca, questa è data dai temporali che ci sono stati questa mattina. Siamo in un torrente, quindi avrà un picco massimo di acqua velata per poi dopo schiarirsi piano piano. Wow, bellissima, mamma mia, che mangiata, bellissimo pesce. Ho montato il Krasimino grazie anche al fatto, pensando a un video fatto in Valtellina dove avevamo acqua di questo colore. Guardate che pesce bellissimo, bello, che pesce, bellissimo pesce di una taglia importante, bella, pinnato bene, un pesce bello da una colorazione bellissima, che ora rimettiamo da dove è venuto. Questa cattura l'abbiamo fatta con il Krasimino, che è un'esca ibrida,
ha un pesciolino in piombo montato direttamente sull'asse, una paletta con cavaliere, dove monta già di serie la girella per scaricare la torsione, naturalmente amo singolo con ardiglione. Anche se l'acqua è velata, naturalmente siamo a casa loro, quindi l'avvicinamento è importante, loro non solo ci vedono ma ci sentono anche il camminare sulle sponde, avvertono le vibrazioni nell'acqua, subito affrontiamo gli spot sotto i piedi per poi andare negli spot dall'altra parte della riva. Ho fatto un lancio molto più angolato a monte proprio per pescare il più lontano possibile e cercare di rimanere più in acqua possibile, anche perché la portata d'acqua è importante, sta probabilmente salendo il livello dato dalle piogge di questa notte, quindi abbiamo acqua con una portata d'acqua importante oltre ad essere velata. Sono andato a filo della sponda opposta, questo mi permette di essere già in pesca nella parte centrale dove presumibilmente stazionano queste trote. Guardate, mamma mia che pesce che è venuto a bollare! Cosa molto comoda per contenere tutta l'attrezzatura sono una linea buffetteria Aqua Walt. Con me oggi ho un marsupio completamente stagno, dove all'interno poi si possono usare tutte le tipologie di scatole, molto comode queste scatole con doppio spazio, quindi fronte e retro, c'è la possibilità di usare delle esche e poter mettere all'interno nelle sue asoline le pinze, pinzettine, forbici, quello che può servire per il necessario. Comode, non danno fastidio, il marsupio durante l'azione della pesca io me lo metto dietro, quando mi serve qualcosa lo riporto in avanti. Ora risaliamo a monte dove c'è un bivio dove un affluente dell'Eo entra e porta purtroppo acqua sporca, quindi vuol dire che probabilmente in quella vallata è piovuto un po' di più rispetto all'altra ed è quella che con le esche artificiali, quindi quelle di reazione, ci rallenta un po' l'attività del pesce. Magari pescando, che ne so, con l'ombrico o con qualche altra esca naturale sarebbero in caccia, anche perché di solito la teoria è che quando l'acqua si vela un po' crea anche alle trote un po' di protezione, quindi loro si attivano in attività. Ma con le esche rigide abbiamo visto solamente un bel attacco, un altro pesce saltare sull'esca e basta. Ora saliamo a monte e vediamo, andando a pescare nell'acqua pulita, se sono un pelo più attive. Pesce! Una fario bellissima, bella, era ridossata a quel sassino, una fario non di taglia ma bellissima, a livello di puntinatura, livrea, pinne. In questi casi è obbligatorio utilizzare guadini gommati no kill, dove non tocchiamo neanche il pesce e se lo tocchiamo ci bagniamo le mani e la liberiamo in acqua senza toccarla. Oggi abbiamo portato con noi in pesca dei gioielli di canne dedicate alla trota torrente, la famiglia di canne Fatos. Principalmente oggi utilizzo il modello 7.2, naturalmente canne a due pezzi con uno spigone molto particolare. Abbiamo rubato un sistema dalla pesca Surf Casting dove trabucco nera di Pradone che si chiama CX Joint, un innesto molto particolare che praticamente non crea spigolature nella canna. Anelli con profilo K, legature opache per un look accattivante, manico in sughero 100% naturale pieno, placca porta mulinello in radica, carrello blocca mulinello in sughero. Un gioiello di canna non potevamo avere che una prete preziosa di mulinello. Helium FB, la seconda evoluzione della famiglia Helium, corpo rotore in carbonio, 170 grammi di peso, 3 versioni, 1500, 1000, 1500, 2000, corpo rotore in carbonio, 5-2 rapporto di recupero. Pescione, mi metto in un posto comodo, pescione in corrente, guardate la curva della Fatos che bellezza, vieni via dalla corrente, brava. Lei cerca di infilarsi sotto i sassi, guardate che pesce bello. Wow, eccolo qua,
uno dei mostri che volevamo prendere. Guardate che pesce, questi erano le trote che cercavamo, le big trout, 2 e un po', un pesce 40, 45, ma soprattutto guardatelo, oversize. Volevo farlo vedere meglio, ma durante gli scatti delle foto, cercando di salvaguardare il pesce, cercando tutto, è scappata. Non avevo visto che dietro c'era un'apertura importante, si è infilata lì e ha salutato. Però ci ha fatto divertire col suo bel combattimento, soprattutto in corrente, che è quello che mette a dura prova le canne, ma l'ha fatto, è stata perfetta. Il mulinello con la sua frizione è stato perfetto, quindi l'abbiamo messa a guadino. Ha vinto lei nelle fasi finali della foto, ma qualche scatto l'abbiamo fatto. Gli artificiali che fanno la differenza, guardate il corpo di questi artificiali, sono liberi sull'asse del rotante e sono disassati. Questo ci permette sempre di stare in corrente con l'artificiale. Hanno già la girella per scaricare la torsione del filo direttamente montata. In questo caso utilizziamo la versione di questo Axis con il cavaliere e amo singolo tassativamente montato in coda. Questo permette sempre di sondare il fondo, dove questi pesci in questo momento sono a ripararsi dalla corrente, che è abbastanza forte dato dalle piogge di questa notte. Ora siamo nel ramo del Leo principale, dove l'acqua è tutta un'altra musica, completamente trasparente, sembra l'acqua del rubinetto. Probabilmente in questa vallata non ha piovuto e quindi non ha sporcato niente. Quello che sporca tutto è l'affluente di sinistra del Leo. Che trotella vivace! Questa qui a rotante ha appena toccato l'acqua. Cattura bellissima soprattutto per la perfezione. Guardate, la sollevo un attimo, mi bagno anche le mani, guardate che bella, perfettamente pinnata. Questa era in caccia al pieno, appena il rotante ha fatto un giro di paletta l'ha attaccato subito. L'acqua si sta piano piano pulendo e via, vai bella. Due caratteristiche importanti questo rotante, come vedevamo prima: il corpo disassato permette sempre di tenere il contatto col fondo l'artificiale e di sondare anche in piccoli spazi la buca con cui peschiamo. Un cavaliere che appena si tocca l'acqua, senza girare il mulinello, basta un piccolo movimento della canna, la paletta entra in rotazione e la girella già montata nella parte superiore che scarica tutte le torsioni mandate dal rotante invece che andare sul filo. In torrente si pesca da valle verso monte, cioè vuol dire che si lancia a salire praticamente dove l'acqua è pulita, dove noi non abbiamo pescato, dove non siamo passati, dove non siamo andati, con un'angolazione circa di 45 gradi. Poi naturalmente lo fa l'ambiente. Cosa molto fondamentale in questi posti di pesca, e questa trotella che abbiamo appena preso ce l'ha indicata, le morte dietro i sassi. Tanta corrente di acqua che scende, loro farebbero molta fatica a rimanere sempre in movimento, si ridossano un sasso, un anfratto, un legno, a qualsiasi struttura che c'è in acqua, consumano meno ossigeno e quindi aria e sono sempre pronte, avendo la testa a monte, a qualsiasi organismo, animale, qualsiasi cosa che venga in acqua per cacciarlo. Questo è quello che noi dobbiamo andare a imitare, praticamente quegli organismi con cui loro si nutrono. Wow! Mamma mia che fario! Si è divorata dopo 3 volte che è uscita, l'abbiamo attaccata. Che pescione, guardate, mamma mia come risale, madonna! Sembra una carpa, portiamola nell'acqua un po' più morta, se no se sta sempre in corrente. Esagerato. Finale spin trout 0,18. Il cameraman stamattina non voleva farmi pescare perché diceva che spaccavo tutto. Vediamo se... Mamma, vieni. Wow! E con questa
si chiude. Siamo ritornati nella piana dell'inizio dove abbiamo iniziato l'avventura di pesca stamattina, che era sporca l'acqua. Si è schiarita un pelo, sono ripartite in attività. Le avevamo viste stamattina ma purtroppo non cacciavano. Questa, dopo 3 rifiuti di rotante, al quarto ci ha dato, e guardate che pesce, la bellezza di questo pesce. Mostruoso, mostruoso. È una fario mediterranea, ufficialmente quelle che si potrebbero immettere adesso nel fiume, che tanto si sta parlando, di una taglia veramente importante. Questa è veramente la Big Trout del Leo, pesce maestoso. Una livrea bellissima, di una taglia importantissima, salpato con un filo del 18 e ricordo spin trout di Raptor. E con il rilascio di questo bellissimo pesce si chiude la puntata di Big Trout sull'Appennino modenese a caccia di maestose trote fario.